Ciao a tutti! Oggi voglio realizzare con voi questo porta ricettario. Io l'ho decorato utilizzando l'aiuta e la stoffa. Qui abbiamo un bottoncino per aprire il nostro ricettario. All'interno troviamo questo quaderno che possiamo tranquillamente inserire e togliere. Questo è l'interno del nostro porta ricettario, dove noi possiamo appunto scrivere tutte quante le nostre ricette. Qui ho utilizzato dell'aiuta, un pezzettino di stoffa e una penna di china. Per tagliare la stoffa così e farla tipo biscotto ho utilizzato una forbice tipo quelle zigzag ma con lo smerlo. Diamo il via a questo bellissimo e interessante progetto. Quindi seguitemi fino alla fine del video per vedere come si realizza. Vi ricordo come sempre di iscrivervi al canale per restare aggiornati sulle prossime uscite, attivando la campanella delle notifiche. Buon lavoro e buona creatività a tutti! Per realizzare questo progetto qui noi avremo bisogno di prendere delle misure. Quindi prenderemo la misura del giro del quaderno, in questo caso sono 33 centimetri. E poi prenderemo l'altezza 21 centimetri. Una volta prese queste due misure noi dovremo svilupparle, quindi per l'altezza aggiungeremo 3 centimetri, mentre invece per la larghezza, quindi per il contorno del quaderno, noi prenderemo la nostra misura di 33 centimetri più 4 centimetri. Quindi nell'altezza noi avremo 21 cm più 3 cm, nella larghezza noi avremo 33 cm più 4 cm. Per fare poi le due ali all'interno io calcolerò questa superficie qui diviso 3, quindi una di queste ali misurerà 13 cm di larghezza per l'altezza che ho ricavato dalle misure prima. Per fare la patta poi, questa parte qui che sarebbe la chiusura del ricettario, io vi metterò un cartamodello dove voi appunto potrete scaricare questa figura qui. Questa figura, mantenendo queste misure ovviamente, misura 10 cm per 5 cm. E poi avrò bisogno di questi pezzettini, compresa una Vlieselina, un indurente diciamo, da attaccare proprio qui e qui, per fare questa decorazione qui. Adesso vi metterò tutte quante le misure nel dettaglio.
ecco qua, il mio porta ricette è terminato. Io ho utilizzato appunto, come ho detto anche prima, questa decorazione di juta, un fiocchetto, e la stoffa l'ho tagliata come se fosse un biscotto con la forbice che ho in dotazione. E il bottone ho utilizzato questi qui, gli automatici, quelli di plastica. Ovviamente potete utilizzare anche quelli in metallo, anche un bottone ottonato qui sarebbe stato benissimo, oppure potete utilizzare dei bottoni decorativi. Una cosa importante, io nell'attaccare l'imbottitura non ho utilizzato nulla. Sarebbe bene però per chi è alle prime armi con il cucito, per chi è appunto e per fare anche un lavoro diciamo un po' più ordinato, vi consiglio di prendere una Vlieselina che sia biadesiva, che si attacca sia all'imbottitura che alla stoffa, in modo tale che quando voi mettete appunto la stoffa e l'imbottitura sopra per chiudere poi il lavoro verso la fine, potete tranquillamente fissarla. Altrimenti bisogna fare una trapuntatura. In questo caso con questa stoffa qui a me non piaceva l'idea della trapuntatura e quindi sono andata molto a braccio. Potete utilizzare anche del panno lenci tranquillamente, potete utilizzare anche la schiuma che ho usato nei cestini e avrete così un effetto ancora più gonfio. A me non resta che salutarvi e rimandarvi al prossimo video, ma vi ricordo sempre di iscrivervi al canale se non l'avete già fatto e di lasciare un like, e se il video vi è piaciuto di condividerlo. Ciao!